Buon pomeriggio campagnoli dell'Olimpo e benvenuti in questo nuovo video dal titolo Chi me l'ha fatto fare? In realtà stiamo iniziando già il video, come potete vedere siamo già tutti sudati. Qui oggi ha fatto 40 gradi, c'è caldissimo, abbiamo iniziato a lavorare ora con un po' di fresco. Sono circa le 19 e abbiamo iniziato adesso perché si muore di caldo, infatti. L'altra volta ci eravamo lasciati con questo bel giardino tutto spietrato. Siamo riusciti, come vedete, a levare quante più pietre possibili e non so se si vede, però è abbastanza piatto. L'unica parte, quella lì, è un po' più scavata, ma la correggeremo poi con la sabbia quando mettiamo il telo. Quindi adesso procediamo con l'inizio del cordolo. Andiamo a procurarci delle tavole di legno che serviranno da bordo per fare la colata di cemento e poi procediamo. Io inizierò mettendo prima il telo e poi poggerò sul telo la tavola di legno, perché già così, facendo la colata di cemento, anche il cemento terrà il telo. Quindi la prima cosa che farò è mettere il telo e poi tutto il resto. Iniziamo. Io avevo comprato delle tavole, come si vede da qua, di legno, solo che mi sono accorto che in una campagna così grande c'è sempre un tesoro nascosto. Infatti ho trovato una tavola vecchiotta ma molto lunga che utilizzerò per fare questo lavoro e completerò con queste tavole che ho comprato. Vedete, questa era la tavola di cui vi parlavo. Ho trovato questa tavola abbastanza grande, questa qui, anche se è vecchia, però può fare al nostro caso. Adesso la tiriamo fuori e poi vediamo le condizioni di questa tavola. Ok, allora vediamo se è attaccata, ma non credo. No, perfetto, anche se dai bordi è più staccata, però devo togliere qualche chiodo. No, qua c'è uno solo, togliamo questi chiodi e la tavola è perfetta. Hai visto, bella lunga, così ci accorciamo un po' di lavoro. Allora, calcoliamo la distanza dal paletto fino a qui dove deve finire questo cordolo, perché molto probabilmente alla vecchia tavola dobbiamo unire quelle nuove e quindi ci serve più lunga. Intanto prendiamo la misura. Se mi dai un attimino una mano, prendiamo questa misura e poi vediamo. Lascia tutto così com'è. Ok. Mettiti in quel paletto lì sotto. Allora, fai conto che siamo a 5 metri qui. Dov'eri? Questa piantina. E dobbiamo arrivare qui che sono altri 4 metri, quindi sono 9 metri. 9 metri, vediamo la tavola quant'è. Allora, questa è circa 3,70 m. Vediamo queste sono da 2 metri. Quindi abbiamo detto che ci servono 9 metri. Questo è 3,70 m, 5,70 m, 7,70 m, 9,70 m. Va bene, ci siamo. Ovviamente ci mettiamo in un posto dove possiamo stenderla per bene e metterci dei chiodi per unirle. Allora, io farò con queste tavole così, in modo tale che si tiene tutte sullo stesso livello. Nel frattempo ho lasciato una settimana fuori queste tavole e si sono piegate già. Vediamo che cosa per fare questo discorso, quindi lo mettiamo un po' più lungo, oggi che si piega.
è attivo. Ok, abbiamo tirato la lenza, ci sono delle parti ovviamente più larghe dove si dovrà mettere più cemento, ma va bene. Quindi prima mettiamo il telo, poi posizioniamo tutte le pietre che ci servono per bloccare il telo e per iniziare a fare questo cordolo, mettiamo la tavola e poi iniziamo. Quindi la situazione è questa, spianata fatta nel miglior modo possibile. Questa è tutta la montagna di pietre che siamo riusciti a togliere, non so se rende dal video ma sono tantissime. Adesso prendiamo il telo per pacciamatura, lo stendiamo, lo andiamo a ritagliare nei punti di interesse, lo blocchiamo e poi procediamo con il cordolo. Già, che fai? Sto tagliando per uscire i tombini che ci sono qui, in modo tale da girargli tutto il telo pacciamato, così siamo pronti per iniziare a mettere un po' di sabbia qua e là nei vari punti dove vediamo degli avvallamenti e poi iniziamo. Però aspetta, ti sembrava che te ne uscivi così? Lo vedi quanto sudore c'è? Sto sudando, anche lei sta sudando. E quindi a te che sei seduto lì a guardarti questo video, ti chiedo semplicemente col ditino di vedere se sotto il video c'è scritto iscritto oppure iscriviti. Perché se c'è scritto iscriviti, cliccaci, attiva la campanella, clicca mi piace al video, così resterai sempre aggiornato su tutti questi contenuti. Mi raccomando, fallo, anzi fallo subito. Guardate cosa abbiamo trovato mentre scavavamo. Secondo voi cos'è? Un pezzo di qualche attrezzo, qualcosa... Boh. Scrivetelo nei commenti se lo conoscete. Ok, adesso iniziamo a mettere un po' di sabbia qua nel fosso, che ci aiuterà anche poi a regolare la tavola e tutto. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. Dobbiamo fermare con i tondini, però intanto blocchiamolo con delle pietre e poi lo fermiamo con i tondini. Aspetta, ora gliene metto una davanti.
Quindi ragazzi, come vedete abbiamo piazzato tutte le assi di legno, abbiamo messo un po' di sabbia, adesso spianiamo un pochettino, creiamo una piccola gabbia, non con la rete elettrosaldata ma con del fil di ferro, tanto come vi ho spiegato nel video precedente andrà più che bene. La ancoriamo in alcuni punti al battuto già presente e poi procediamo con la colata di cemento. Allora, l'idea è quella di mettere delle pietre, un po' di pietre di quelle che abbiamo tolto, e incastrarle con un fil di ferro fatto a serpentina lungo tutto questo fosso dove poi verrà messo il cemento, e secondo me va più che bene. Quindi lo facciamo così, lo facciamo tutto a serpentina, tutto, e lo mettiamo così, come vedete, lo mettiamo per lungo tutto qui. Ovviamente ragazzi stiamo riutilizzando quello che avevamo, abbiamo speso il minor costo possibile per poter realizzare comunque tutto questo. È ovvio che le cose si possono fare sempre meglio, ma noi ci dobbiamo adattare. In campagna non ci interessa la precisione al millimetro, ma ci interessa il lavoro complessivo, che sarà sempre e comunque bellissimo. Vedi, come potete vedere ci sono alcuni pezzi di ferro rondini che escono direttamente dal viale. Noi ci siamo ancorati qui col fil di ferro, ora gli mettiamo un po' di brecciolino e poi le pietre, molte pietre che abbiamo tolto, tanto già è ancorato in vari punti, e poi facciamo la colata di cemento direttamente. No, lasciaglielo un po' di aria di sotto che serve. Ok, quindi vi faccio vedere, questa è questa specie di gabbia che abbiamo creato, ancorata in vari punti. Adesso gli mettiamo delle pietre di recupero e poi siamo pronti per la gettata. Vedete cosa intendevo? Mettere semplici pietre, non troppe, che queste non solo ci aiuteranno a fare un buon ancoraggio con il fil di ferro e il cemento, ma la cosa più importante è che ci aiuteranno a risparmiare cemento, perché ne metteremo molto di meno, perché c'è tutto questo riempimento con le pietre. Stiamo andando a delimitare tutti i punti che devono restare fuori con un po' di sabbia, così poi procediamo alla gettata di cemento e aspettiamo che asciuga. Serve acqua? Sì. Quanta? Vai, vai. Vai. Questo è un lavoro duro, molto duro, anche perché non abbiamo gli attrezzi adatti, però in qualche modo ci dobbiamo organizzare. Poco poco. Vai. No. Poco alla volta.
Allora, questa qua è la situazione attuale. Abbiamo fatto già i primi 2 impasti e abbiamo fatto la prima parte di gettata, vedete qui? Ancora va ovviamente livellata. Campagnoli dell'Olimpo, noi siamo ancora qui, abbiamo montato il faretto, abbiamo già iniziato a fare la prima parte di cemento, siamo arrivati a metà strada e niente, procediamo. Si è fatto sera nel frattempo, ma meglio, approfittiamo del fatto che non ci sia troppo caldo e stiamo andando avanti. A dopo. Allora campagnoli, qui è giunta la sera, siamo arrivati diciamo alla parte finale diciamo della costruzione. Abbiamo finito con il cemento, vedete qui, abbiamo fatto tutto il riempimento, così la prossima volta saremo pronti per ultimare la nostra oasi delle succulente. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata, cioè l'ultima di questa miniserie, per il completamento di tutti i lavori. A presto. Alla prossima. Ciao. Ciao.